è talmente bella che se uno è un ducatista vero, per forza di cose si innamora di quando uscirà questa moto. Ciao a tutti, è un momento molto emozionante, una giornata importante perché andiamo a svelare una moto che è davvero al centro della missione stessa di Ducati. La missione di Ducati è arricchire la vita delle persone, far divertire i nostri ducatisti, i nostri appassionati attraverso questa combinazione di prodotti tecnologicamente sofisticati e caratterizzati da una bellezza sensuale. Direi che pochi prodotti, poche moto come quella che andiamo a vedere oggi sono proprio al centro di questa missione stessa. Stiamo parlando della settima generazione della famiglia della Ducati Superbike, quindi stiamo parlando della nuovissima Panigale V4. È una moto che raccoglie l'eredità di una grande storia cominciata alla fine degli anni 80 con la Ducati 851, continuata con la 916, un'icona degli anni 90, è davvero una moto che sta al centro del nostro museo e che per noi davvero rappresenta l'essenza stessa del DNA della marca. In questa famiglia vediamo al massimo anche i valori stessi della Ducati, quindi style, sophistication e performance. Tre valori che si ritrovano davvero al massimo, con una grande attenzione alla bellezza, con un'attenzione a trovare le soluzioni tecniche più originali e anche, ovviamente, essendo una superbike, la performance è estremamente importante che sia assoluta anche una volta portata in pista. Questa performance però l'abbiamo voluta evolvere in modo molto specifico. Nel tempo siamo passati da moto molto performanti, ma magari un po' difficili da guidare, a moto davvero estremamente performanti, ma molto più semplici. Questo è riflesso anche da quello che è successo nelle competizioni. La moto con cui abbiamo vinto il campionato mondiale nel 2007 con Casey Stoner era davvero velocissima, ma molto molto difficile. Oggi nel campionato MotoGP abbiamo delle moto velocissime, ma che tutti i piloti vorrebbero davvero guidare. Questo approccio, questa filosofia ha portato appunto a questi risultati e l'abbiamo non solo riflessa nel mondo delle gare, ma l'abbiamo portata anche nel mondo del prodotto di serie. Il prodotto, la moto che andiamo a presentare oggi, è nata in un contesto davvero straordinario, un contesto di risultati eccellenti nel mondo delle competizioni. Mai nessun costruttore prima di Ducati era riuscito nell'impresa di vincere per 2 anni consecutivi il campionato mondiale MotoGP e il campionato mondiale Superbike. Questo è certamente il frutto, il risultato di un intenso lavoro dal punto di vista sportivo, è frutto delle performance straordinarie dei nostri eroi, dei nostri piloti, ma anche di una crescita, di una competenza tecnica davvero che ci rende particolarmente orgogliosi. Ecco, la vicinanza proprio fra Ducati Corse e il gruppo di sviluppo della Panigale credo che sia uno degli elementi chiave che andremo a scoprire nel corso di questa presentazione e che ci ha portato a questo risultato di cui siamo davvero molto molto orgogliosi. Sarete tutti ansiosi, emozionati di vedere direttamente questa nuova bellissima moto. Signori e signori, andiamo a scoprire la nuova Panigale V4.
subito, è calda. La porto a casa. La nuova Panigale V4, una moto di cui in Ducati siamo tutti follemente innamorati. Una moto meravigliosa che ci fa emozionare moltissimo, che ci ha coinvolto moltissimo durante lo sviluppo. Appunto ci piace parlare di meraviglia, una meraviglia che è stupore, una meraviglia che abbiamo voluto ingegnerizzare, una meraviglia che abbiamo voluto in qualche modo condire con tutta la tecnologia che abbiamo sviluppato. Una moto che prosegue la direzione di sviluppo alla quale avevamo dato seguito con la attuale generazione di Panigale, che ha visto diversi sviluppi a partire dal 2018, quindi che hanno portato un crescendo di performance, ma anche e soprattutto di facilità di guida. Questa evoluzione, per una serie di motivi, era arrivata vicino a un limite, in particolare per un'evoluzione delle gomme che hanno generato alcuni elementi di criticità che verranno spiegati molto meglio nel corso degli approfondimenti che andremo a fare, ma che nonostante tutto permette alla moto attuale di realizzare delle prestazioni straordinarie. Con la moto attuale, nella Lenovo Race of Champion, il nostro pluricampione Pecco Bagnaia è riuscito a ottenere un tempo straordinario nel circuito di Misano, 1:35,8, un tempo che è ad appena circa 4 secondi dal miglior tempo sul giro che lui stesso ha realizzato con la MotoGP, che è la moto più veloce in assoluto sullo stesso circuito, a dimostrazione di come certamente la moto avesse raggiunto dei limiti, ma grandissimo era il suo potenziale, quindi ancora più alto sarà il potenziale di questa nuova generazione di Panigale. Ci siamo chiesti come migliorare a questo punto una moto già così performante e abbiamo identificato fondamentalmente 3 punti principali. Certamente il lap time per una moto sportiva, per una moto che è adatta agli amatori per portarla in pista, è estremamente importante. Abbiamo parlato molte volte già di sforzo di guida, quindi la facilità con cui si possono ottenere queste prestazioni è molto importante e abbiamo voluto fare in modo anche che all'interno del prodotto fossero considerati alcuni elementi che noi consideriamo skill booster o facilitatori di guida. Andremo a capire meglio ancora nel corso degli approfondimenti come in particolare ci siano all'interno della moto e nelle sue centraline elettroniche una serie di algoritmi che permettono in qualche modo di replicare in modo molto vicino quello che è il comportamento di un pilota professionista anche per un amatore. Certamente tutta questa tecnologia, essendo una Ducati, non poteva non essere combinata con quella che noi chiamiamo una combinazione straordinaria di bellezza sensuale, che è tipico esattamente di tutti i nostri prodotti. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un risultato di cui siamo molto fieri, perché abbiamo una potenza massima di 216 cavalli, molto alta, anche considerando che rispetta tutte le normative più recenti per quello che riguarda le norme anti-inquinamento e di rumore. Abbiamo ottenuto un peso molto basso, appena 187 kg, con tutti i liquidi, olio e acqua, senza benzina, quindi meno di 190 kg in ore di marcia. È davvero un risultato straordinario che porti il rapporto potenza-peso a 1,15, che è un numero davvero straordinario, in un qualche modo a garanzia di grandi emozioni e grande adrenalina quando si sia alla guida. Direi che abbiamo visto i numeri principali, ma c'è tantissimo da scoprire di questa nuova Panigale V4, quindi andiamo davvero a vedere tutti gli approfondimenti che ci spiegheranno questa moto straordinaria. Per noi la nuova Panigale V4 è una meraviglia ingegnerizzata. Meraviglia perché è la sensazione che si prova la prima volta che si vede la moto, ma quando si sale in sella questa emozione aumenta ancora di più perché ci si rende immediatamente conto di essere più veloci che mai. Possiamo dire di essere riusciti a ingegnerizzare la meraviglia. Guardando la nuova Panigale V4 ci si rende subito conto dell'incredibile lavoro svolto dai nostri designer, che hanno lavorato a stretto contatto con i colleghi di Ducati Corse che curano l'aerodinamica delle nostre MotoGP e ovviamente anche con i colleghi dell'R&D di veicolo. Questo per realizzare una moto unica, con delle forme pulite e potenti, tipiche di Ducati, ma molto efficiente sotto il profilo aerodinamico ed ergonomico.
Per disegnare la nuova Panigale V4 ci siamo ispirati al 916, immaginando di trasportarlo ai giorni d'oggi, fondendo il suo DNA con quello della moderna Desmo 16 GP. Volevamo creare un prodotto che fosse il manifesto della nostra storia, della nostra filosofia di design e che fosse improntato alla performance massima. Per trasformare il concetto in realtà siamo partiti dalle proporzioni, introducendo una dinamica generale del volume più orizzontale e bilanciata, caratteristica tipica delle sportive Ducati del passato e anche della nostra MotoGP. La nuova ripartizione del colore, che include anche tutta la coda, enfatizza questa orizzontalità. La carena laterale è pulita ed elegante ed ha un effetto molto tridimensionale dato dal gioco di volumi pieni e vuoti. Nella parte alta il protagonista è lo sfogo dell'area del radiatore acqua, mentre alla parte bassa può sembrare a prima vista una carena unica, in stile 916, ma cambiando il punto di vista emerge il taglio verticale dello sfogo d'aria del radiatore olio. Questo crea un effetto di scoperta di nuovi dettagli e forme man mano che cambia il punto di osservazione. Proiettore e faro posteriore sono completamente nuovi, entrambi con tecnologia full LED. Il proiettore ha uno sviluppo orizzontale e uno sguardo assertivo, richiamo forte al 916. Il tutto è enfatizzato dalla presenza del DRL che ha un taglio deciso e riconoscibile. Il faro posteriore è diviso in due parti, seguendo la tradizione delle sportive Ducati. Il concetto del doppio elemento si evolve trasformandosi in una firma luminosa a doppia C molto tridimensionale, che enfatizza la leggerezza del codino. Per la nuova Panigale V4 abbiamo sviluppato quello che chiamiamo un design aerodinamico e questo ci ha permesso di realizzare una carenatura con una ridotta resistenza aerodinamica del 4%. Questo perché quando il pilota è in carena, in rettilineo, è come se fosse avvolto da una bolla d'aria calma, esattamente come capita quando si ha in sella la Desmo 16 GP. E questo significa meno sforzo fisico in rettilineo, ovvero ci si riposa di più tra una curva e l'altra. Con la nuova Panigale V4 abbiamo evoluto il concetto di integrazione aerodinamica, lavorando fin dal principio a stretto contatto con i colleghi aerodinamici di Ducati Corse. Questo approccio l'abbiamo applicato a tutte le superfici delle carene laterali per gestire al meglio l'uscita dell'aria calda. Lo abbiamo applicato soprattutto alla zona frontale, dove fanno da protagonista le nuove appendici aerodinamiche che nascono dalle superfici della zona proiettore, risultando perfettamente integrate. La vista laterale è caratterizzata dal nuovo profilo della carena che lascia molto più scoperta la ruota anteriore, proprio come avviene sulla nostra MotoGP, dove questa caratteristica aumenta l'agilità in caso di vento laterale o durante i cambi di direzione ad alta velocità. Per la nuova Panigale V4 abbiamo rifatto completamente anche l'ergonomia, a cominciare dal serbatoio, che permette un sostegno migliore al pilota in fase di frenata. C'è anche una sella più lunga e più larga e questo permette una posizione migliore quando si ha il massimo angolo di piega, ma anche di arretrare di più quando si è in rettilineo. Grazie a tutto questo, la nuova Panigale V4 permette di avere una posizione più aerodinamica quando si è in rettilineo, di avere più sostegno nelle fasi di frenata e di avere una migliore posizione di hanging off quando si è al centro della curva. In più, anche la nuova posizione delle pedane, più interne di 10 mm per lato, permettono al pilota di avere una posizione più aerodinamica. Trovo la moto veramente comoda, soprattutto a livello di guida e serbatoio. Le pedane più vicine aiutano ad avere un handling un po' più reattivo, riesce a essere veloce nei cambi perché hai le gambe più vicine, riesce a metterci più forza. Il serbatoio, soprattutto nella parte qui dove appoggi le ginocchia, è un po' più bombato, quindi riesci ad agganciarti meglio quando vai giù in piega e non perdi l'appoggio che avevi sulle braccia nel massimo angolo. Devo dire che mi ha stupito perché è molto intuitiva, è molto facile rispetto a quella di prima dove bisognava essere un po' più, metterci un po' di più del tuo per arrivare a fare certi tempi. Qua secondo me arriveranno un po' più facilmente. Oggi è molto complesso realizzare un motore ad alte prestazioni omologato Euro 5 Plus. Lo è per tutti e lo è stato sicuramente anche per noi, ma i nostri ingegneri sono riusciti ad evolvere il Desmo 16 stradale, rendendolo più leggero e anche più potente. La nuova Panigale V4 è spinta dal motore stradale più vicino a quello di una MotoGP, appunto il Desmo 16 stradale, che è un V4 di 90 gradi con albero motore controrotante, ovviamente distribuzione desmodromica e ordine degli scoppi Twin Pulse che le danno quel sound proprio come quello della nostra MotoGP. In questa versione abbiamo aumentato l'alzata delle valvole, modificato di conseguenza la lunghezza dei condotti di aspirazione e utilizzato una serie di componenti leggeri derivati da quelli della Panigale V4R e Superleggera. Grazie a tutto ciò, il motore ora pesa 1 kg di meno.
Il risultato è una potenza di 209 cavalli per il mercato americano, che confermano la potenza più elevata rispetto ai diretti concorrenti, mentre per il resto del mondo sono 216 cavalli a 13.500 giri. Inoltre, abbiamo incrementato l'efficienza dell'impianto di raffreddamento dell'olio e dell'acqua, garantendo condizioni di funzionamento motore ottimali anche nelle situazioni ambientali più estreme che si possono avere in pista. Siamo anche riusciti a ridurre le emissioni di CO2 a 151 grammi per chilometro, il che significa anche consumi ridotti nell'uso stradale. Per la nuova Panigale V4 abbiamo realizzato anche 2 impianti di scarico racing e uno omologato. Il primo, con doppio silenziatore sotto la sella, è in grado di portare la potenza fino a 228 cavalli. Il secondo impianto racing, sempre sviluppato assieme ad Akrapovic, ha il doppio silenziatore sotto il motore, porta la potenza a 224 cavalli. Il terzo, invece, omologato per l'uso stradale, è anch'esso realizzato in titanio, ma con terminali in fibra di carbonio. Ci piace dire che la nuova Panigale V4 potenzia le capacità di guida. Questo perché quando ci sali in sella ti rendi subito conto che la moto è più facile, più intuitiva, più precisa, ma soprattutto meno affaticante. Per raggiungere questo risultato devo dire che abbiamo ridisegnato completamente la moto. L'evoluzione delle gomme negli anni ha fatto sì che le moto del mondiale Superbike riuscissero a raggiungere dell'uptime molto vicini a quelli della MotoGP. Questo perché il maggiore grip offerto dagli pneumatici ha permesso di supportare al meglio la crescente potenza dei motori e appunto in questo modo i piloti sono riusciti o riescono a spostare sempre più avanti i punti di frenata e riescono anche ad accelerare molto prima quando la moto è ancora molto piegata. Più grip ovviamente significa anche maggiori angoli di piega e in questa situazione assolutamente servono degli specifici target di rigidezza per telaio e forcellone. In particolare Ducati Corse ci ha chiesto di utilizzare al posteriore un forcellone bibraccio, la stessa soluzione tecnica utilizzata anche in MotoGP. Ovviamente per noi non è stato facile prendere questa decisione perché da anni ovviamente siamo legati al forcellone monobraccio, ma per fare questo abbiamo chiesto a Ducati Corse di realizzare il miglior forcellone monobraccio possibile e il miglior forcellone bibraccio possibile. Li abbiamo montati su una Panigale V4 attuale e i feeling di guida riportati dai pilota e l'uptime erano tutti a favore del forcellone bibraccio. Non volevamo però fare un semplice forcellone bibraccio, volevamo fare una vera opera d'arte che ci permettesse di mantenere lo scarico sotto il motore, che è una soluzione unica nel panorama del mondo delle supersportive stradali. Lo abbiamo chiamato Ducati Hollow Symmetrical Swinger ed eccolo qua, questa opera d'arte. Per scoprire tutti i segreti di questa nuova ciclistica e dei contenuti tecnici della nuova Panigale V4, andiamo in Ducati Corse. Il bibraccio lo trovo veramente un'opera d'arte, molto bello, mi piace molto, soprattutto perché funziona veramente bene, quindi in generale è un bello step in avanti. Ducati è l'azienda dei sogni ed oggi siamo proprio qui, nel luogo sacro, dove donne e uomini ogni giorno lavorano perché questi sogni prendano forma. Nel DNA di Ducati vi sono da sempre le corse e rispetto a quel mondo abbiamo un prodotto che ne è l'emblema, la Panigale V4, che trae spunto dalla massima espressione del racing, la MotoGP, e ispira le gare delle derivate di serie, in cui siamo campioni del mondo negli ultimi 2 anni. Ma come sappiamo tutto ciò non basta, dobbiamo continuare a evolverci, perché nelle gare, come nella vita, chi si ferma rimane indietro. Ed ora, per proseguire il viaggio attraverso lo sviluppo della Panigale, sentiamo Carlo proprio sul forcellone. Non dobbiamo pensare che la scelta di Ducati di introdurre questo nuovo elemento sia stata una conclusione affrettata. Lo sviluppo infatti è partito nel 2021 mettendo a confronto una serie di soluzioni sia in variante monobraccio che bibraccio per decidere in maniera analitica quali fossero i vantaggi e i punti di miglioramento di ciascuna variante. Il team di lavoro ha sfruttato l'esperienza di Ducati Corse per ridefinire i target di rigidezza, molto sfidanti per quello che riguarda la rigidezza laterale, di una riduzione del 37%, che hanno portato a migliorare in maniera drastica le caratteristiche di grip ai massimi angoli di piega. Il montaggio è stato poi completato da un pacco ruota di derivazione MotoGP con un disegno monolitico dei cursori tendicatena. Questo riesce anche a migliorare di molto i tempi di sostituzione del pneumatico posteriore, un'operazione che in pista è sempre importante. Il tutto completato da un sistema parastrappi sempre di concezione Ducati Corse. Tutti i componenti hanno previsto una
riduzione e un'ottimizzazione del peso che ha portato a un risparmio di circa 2,7 kg. Tante novità per questo forcellone, soprattutto in termini di numeri di rigidezza laterale e torsionale. Ma quali sono i reali benefici alla guida per il rider? Il mio primo feeling è stato quello di compattezza tra asse anteriore e posteriore, che è probabilmente l'elemento caratterizzante che hanno in comune la Panigale V4 e la Desmo 16 GP. Lo stesso feeling l'ha avuto Michele Pirro quando in pista abbiamo confrontato le due moto. Oltre a questo abbiamo anche un grip meccanico maggiore, appunto per una capacità di trasferire a terra tutta la coppia nella direzione giusta, quindi in senso longitudinale rispetto alla moto, senza perdite sull'angolo di io con perdite di slide. La moto è anche molto più stabile in accelerazione, quindi durante tutta la fase in cui il pilota scarica a terra tutta la potenza. Abbiamo una moto molto più precisa che segue la linea impostata dal rider. La nuova Panigale V4 conferma l'utilizzo del telaio front frame con il motore Desmo 16 stradale che funge da elemento portante. Il nuovo telaio front frame ha subito un importante step evolutivo. Carlo. Sì, è vero. La struttura fusa in conchiglia del telaio front frame è stata confermata nelle geometrie, ossia le quote che definiscono la ciclistica del veicolo. Tuttavia è stato rilavorato il disegno del telaio per consentirne un'integrazione ancora migliore con la struttura veicolo. Sono stati inoltre rivisti i target di rigidezza laterale anche in questo caso, per raggiungere una riduzione del 40% e conferire doti di guidabilità superiori alla moto. La riduzione del peso di 700 grammi completa le attività svolte. Grazie Carlo. Numeri veramente impressionanti per questo telaio front frame, 40% in meno di rigidezza laterale. Questo ha dato al pilota un grande feeling in tutte le fasi di frenata e ingresso di curva, dove, come sappiamo, a moto piegata le sospensioni perdono quella che è la loro capacità ammortizzante. In quel caso è proprio la flessibilità del telaio che fa sì che la moto riesca a copiare il manto stradale. Questo dà grande feeling al pilota e grip alla moto. La nuova dotazione ciclistica della V4S si completa con inediti cerchi in lega leggera d'alluminio forgiato a 5 razze tangenziali ispirati alla MotoGP. La versione standard, anch'essa cerchi in lega leggera, sempre a 5 razze ma con design a Y. Le ruote della nuova Panigale V4S sono interamente progettate e sviluppate da Ducati. Rispetto alla versione fusa, si è ottenuta una riduzione del peso complessivamente di 2,17 kg e una riduzione dei momenti di inerzia all'anteriore del 22% e al posteriore del 23,5%. Il veicolo è dotato di pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SPV4 nella misura 200/60. Questa copertura conferisce le massime prestazioni su strada alla moto e una guida appagante anche in pista. Per l'utilizzo in pista, la nuova Panigale V4 può essere equipaggiata senza modificare il veicolo, e quindi a noi piace chiamarli plug and play, i pneumatici di dimensioni generose utilizzate nel mondiale Superbike, in misura 125/70 all'anteriore e 200/65 al posteriore. Questo per dar modo ai nostri appassionati di accedere a livelli di guida superiori non solo grazie alle dimensioni dei pneumatici, ma anche grazie alle mescole a disposizione SCQ ed SCX. Carlo, dici quali altre novità ci sono sul telaio? La sospensione posteriore della Panigale V4 utilizza da sempre uno schema ispirato alla Desmo 16 GP. Con il nuovo design viene allineato anche nella soluzione a tirante singolo. Questo consente di ridurre la lunghezza dell'ammortizzatore e di ottenere un risparmio di peso di circa 600 grammi. Gli accoppiamenti del cinematismo sono tutti realizzati su astucci a rullini, in sostituzione delle precedenti boccole a strisciamento. Questo a vantaggio della riduzione dei giochi e della riduzione degli attriti. Il retrotreno riesce a copiare ancora meglio le asperità dell'asfalto e conferisce doti di guida superiori al veicolo. La curva di carico della sospensione ha subito una rielaborazione per effetto dell'interasse aumentato del forcellone, che è stato di 16 mm, pari alla lunghezza di una maglia catena. La nuova Panigale V4 nella versione S è equipaggiata con una forcella pressurizzata Hollins NPX30 ed ha un monoammortizzatore TTX36. Le nuove sospensioni Hollins Smart TC 3.0 sono state completamente rinnovate, sia dal punto di vista hardware che software, con una nuova interfaccia che ci permette di lavorare in maniera più accurata sulla messa a punto della moto in pista. Le spool valve con cui è equipaggiato il sistema Hollins 3.0
garantiscono un range di regolazione considerevolmente più ampio rispetto alla tecnologia precedente. Questo significa che possiamo aumentare il livello di comfort nella guida su strada e allo stesso tempo aumentare i livelli di damping utilizzati nella guida in pista. Anche la velocità nell'intervento viene maggiorata dal nuovo hardware e questo consente al sistema di adeguarsi in maniera più rapida alle manovre che il rider va ad effettuare. Quindi Carlo, queste nuove sospensioni rimuovono il compromesso storico della sospensione tradizionale, quindi molto più comfort nell'utilizzo stradale e più controllo e rigorosità in pista. Una grande novità sta nell'interfaccia utente. In questo caso riusciamo a lavorare in maniera molto più accurata nella gestione delle diverse fasi di guida, come ad esempio l'accelerazione che ora è splittata in due. Una fase iniziale, proprio detta Initial Acceleration, dove noi andiamo a controllare molto bene il primo trasferimento di carico, quando il pilota inizia ad aprire il gas a centro curva. Poi con la voce generica Acceleration andiamo a lavorare su tutta la fase in cui invece va a scaricare tutta la coppia a terra. Per l'utilizzo stradale abbiamo anche una novità, che è la modalità Cruising, dove il sistema, per massimizzare il comfort, riconosce una fase di guida in cui il pilota va a velocità costante e richiesta costante, quindi va ad abbassare le frenature per dare comfort nell'utilizzo su strada. Abbiamo 5 nuovi suspension mode, 3 per l'utilizzo in pista e 2 per quello stradale, abbinati ai diversi riding modes. Per chi volesse utilizzare queste sospensioni in maniera tradizionale, vi è la possibilità di disabilitare il sistema attivo e utilizzare le sospensioni a click fissi. Parliamo dell'impianto frenante. La nuova Panigale V4 è dotata dello stato dell'arte della tecnologia Brembo per le moto di produzione, con le nuovissime pinze freno anteriori iPure. Le pinze iPure monoblocco sono visivamente più compatte e hanno un canale di ventilazione interno migliorato, che ne garantisce una stabilità in funzionamento eccezionale. Inoltre, il design di ritegno della pastiglia riduce la coppia residua. Completa l'aggiornamento dell'impianto frenante anteriore un nuovo percorso della tubazione che simmetrizza l'alimentazione delle pinze. Il comando è affidato a una pompa di 17 mm di diametro con braccio di leva da 19, che migliora la stabilità rispetto alla precedente pompa radiale 16,21. Su questo aspetto, Carlo, abbiamo lavorato veramente tanto per dare feeling sul primo attacco del freno al pilota. Sappiamo essere molto importante in una fase di guida così delicata come la frenata. Anche nelle lunghe sessioni in pista, il pilota avrà una costanza di posizione della leva rispetto al manubrio molto elevata e quindi questo darà possibilità di ripetere la prestazione anche a seguito di lunghe sessioni in pista. Ora cambiamo argomento, aprendo il capitolo elettronica, settore in cui Ducati sta ancora oggi distinguendosi sia in ambito racing che sul prodotto di serie. La sensazione di meraviglia generata da questa nuova Panigale continua alla vista del nuovo dashboard, un chiaro esempio di bellezza, proprio come noi italiani la intendiamo, proprio lì davanti agli occhi del rider. Il cruscotto della nuova Panigale V4 da 6,9 pollici è totalmente rinnovato. La sua particolarità sta nel rapporto di forma, è un 8 terzi, quindi una forma allungata per far sì che il pilota abbia la massima visibilità quando guida in pista in posizione aerodinamica. Lo schermo ad alta risoluzione è realizzato con la tecnologia Optical Bonding, proprio come quella che conosciamo nei cellulari, dove il vetro viene direttamente applicato sullo schermo, questo per limitare al minimo i riflessi. Lo schermo presenta 2 modalità di visualizzazione, l'Infomode Road e l'Infomode Track. La prima è caratterizzata da un design molto pulito con un contagiri dal design sportivo centrale e l'informazione sulla marcia inserita all'interno. Novità per questa nuova schermata è la possibilità di cambiare in marcia non solo traction, wheelie control, slide control e freno motore, ma anche i livelli ABS a disposizione. Il lato sinistro è dedicato alla prestazione in pista, quindi al cronometro. La novità è che vi sono 3 icone dedicate agli intertempi che si colorano a seconda della prestazione che stiamo ottenendo. Il bianco ci dirà che stiamo percorrendo un certo tratto di pista, l'arancio che stiamo migliorando rispetto alla sessione corrente e il rosso che siamo in assoluto miglioramento rispetto a tutte le sessioni. Questo proprio come nelle gare di MotoGP. Pecco e i nostri riders saranno molto felici di avere questa funzionalità durante i loro test in pista con la Panigale V4.
Una delle novità di questo cruscotto è la possibilità di accedere a informazioni sulla prestazione e lo stato del veicolo, in particolare attraverso delle finestre grafiche denominate views. In questo caso potremmo andare a visualizzare il TPMS, quindi le informazioni riguardanti a pressione e temperatura dei pneumatici, il Power and Torque che ci dice real time quanta percentuale di coppia e potenza stiamo utilizzando, il lean angle molto caro a tutti gli appassionati di moto, con anche la possibilità di vedere quanto acceleratore sto usando e quanto sto frenando in quali fasi di guida, oltre che al G-meter che ci dice le forze G a cui è sottoposta la moto. La nuova Panigale V4 è equipaggiata con un pacchetto elettronico di controllo della dinamica del veicolo ancora più sofisticato, grazie all'utilizzo di un algoritmo sviluppato da Ducati Corse, il Ducati Vehicle Observer. David, raccontaci meglio di cosa si tratta. La nuova Panigale V4 è equipaggiata con un nuovo algoritmo di derivazione Ducati Corse denominato Ducati Vehicle Observer, DVO. Questo algoritmo è capace di stimare un numero molto alto di grandezze sia cinematiche che dinamiche che influenzano il comportamento del pneumatico e il comportamento della moto, sia in pista che su strada. Ed è in grado di calcolare le accelerazioni, le forze sui pneumatici e le coppie massime che il veicolo può sopportare nelle varie fasi di guida, in particolare in traction e in wheelie. In pratica è come se fosse equipaggiata di un set aggiuntivo di sensori speciali che misurano oltre 70 grandezze e che calcolano con estrema precisione la massima spinta che può sopportare il veicolo in ogni momento e in ogni condizione. Sulla nuova Panigale V4, DTC, DVC e DPL sfruttano queste nuove grandezze introdotte e calcolate dal DVO per definire dei target di slittamento e di impennata estremamente precisi e permettono di superare alcuni limiti delle strategie attuali che basavano i loro calcoli solo su rollio e accelerazione. Bene, molto interessante Davide. Lato pilota, questa estrema precisione nella definizione dei target porta a interventi sempre puntuali del controllo. Ci siamo detti tante volte che sono anche predittivi. Tutto questo genera grande confidenza e fiducia del rider nell'apertura del gas in uscita di curva, dove si appoggerà sempre di più ai controlli sfruttando al massimo la spinta e l'accelerazione, a tutto vantaggio dei tempi sul giro. David, come responsabile degli analisti di Ducati Corse, mi insegni quanto sia importante monitorare la performance in pista. Questo al fine di migliorarsi. Da qui nasce l'esigenza di mettere a disposizione dei nostri appassionati un tool per registrare e processare i dati delle loro sessioni in pista. Ma spiegaci meglio come funziona. La nuova unità di logging dei dati, denominata Ducati Data Logger, DDL, consente all'utente che vuole alzare il livello della sua esperienza in pista di usufruire di un sistema professionale per lo scarico dei dati e per l'acquisizione e l'analisi dei dati stessi. Questo sistema non ha niente da invidiare ai sistemi più diffusi in ambito racing ed è stato sviluppato in collaborazione con 2D. Ducati mette a disposizione un pacchetto di layout, di visualizzazione e di report predefinito dagli ingegneri che sviluppano in pista le Ducati. Questo consentirà sicuramente ai piloti di elevare il proprio livello di guida e di raggiungere il massimo potenziale della nostra nuova Panigale V4. Ducati è da sempre alla ricerca di soluzioni innovative, rivolte all'ottenimento di performance sempre maggiori dei propri prodotti. Il nuovo sistema Race ECBS, grazie all'implementazione di una centralina Bosch a 4 sensori di pressione, non è più solo un controllo che agisce sullo slittamento delle ruote, ma bensì un vero e proprio controllo che va ad influenzare la dinamica del veicolo nelle fasi di frenata e ingresso curva. Il Race ECBS ha la duplice valenza di migliorare le performance dell'impianto frenante, parliamo proprio di efficienza, ma soprattutto quello di far sì che ogni utente, a prescindere dalle proprie capacità di guida, possa accedere a livelli impensabili fino ad oggi. Questo grazie ad un principio di emulazione della tecnica di frenata del pilota professionista. Sappiamo benissimo quanto sia importante l'utilizzo del freno posteriore nella guida in pista. Per questo ogni pilota ha un doppio comando sulla moto, uno a pedale e uno al manubrio, lato sinistro, e quanto questa tecnica sia sconosciuta ai più. Il sistema Race ECBS va a ripartire forza frenante sul posteriore
ogni volta che viene attuato il freno anteriore, in dipendenza da angolo di piega e carico effettivo sulla ruota posteriore. E nel caso del livello più sportivo andrà ad applicare una coda di pressione sul posteriore anche una volta avvenuto il rilascio completo dell'anteriore, chiamato post-run. Questo proprio come fanno i piloti professionisti nella fase di ingresso curva, dove contestualmente al rilascio del freno anteriore vanno ad applicare una coda di freno sul posteriore, questo per chiudere meglio la linea in inserimento e rallentare la moto. Anche il Pro Rider trae vantaggio dal sistema Race ECBS, perché non dovrà più porre attenzione alla modulazione del posteriore, in particolare del bloccaggio, ma potrà indirizzare le proprie energie in altri aspetti della guida. Sulla nuova Panigale V4 sono disponibili 7 livelli ABS, 5 pensati per la pista e 2 per l'utilizzo stradale, con controllo di stabilità attivo. La nuova Panigale V4 porta al debutto un nuovissimo sistema Ducati Quick Shift 2.0. La nuova strategia è completamente basata sul sensore interno del cambio, che ci darà la posizione angolare del tamburo e quindi la marcia innestata. La sensazione del pilota sul comando è ancora migliore grazie alla leva del cambio ora montata su cuscinetti, invece che su boccole scorrevoli, per eliminare il gioco e ridurre l'attrito della leva. Ogni qualvolta sviluppiamo una nuova moto, andiamo a utilizzare la nostra filosofia racing, cioè cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze dei nostri rider. Lo stesso è stato per la Panigale di nuova generazione e, come accadeva in passato quando andavamo a migliorare la precedente V4, abbiamo messo a confronto nuova generazione e precedente con 3 piloti in pista di estrazione completamente diversa, un amatore veloce, un pro rider e il sottoscritto. Il confronto è avvenuto sul circuito di Cremona e quest'anno ospiterà una tappa del Mondiale Superbike, ma nel layout precedente alle modifiche fatte in vista della gara. Sia i tester che io stesso siamo stati più veloci con la nuova generazione di Panigale V4 e il vantaggio è stato mediamente di circa 1 secondo. Veramente sorprendente, vero? Il confronto si è basato su un metodo di analisi molto accurato utilizzato da Ducati Corse, chiamato Time Diff Analysis, che permette di individuare con grande accuratezza le fasi di guida dove la nuova Panigale è più performante rispetto alla precedente generazione. Lo si evince chiaramente dal grafico radar, dove tutto il vantaggio della nuova generazione di Panigale V4 è spostato nelle fasi di frenata, ingresso, percorrenza di curva ed accelerazione. Questo vantaggio è dato da tutta una serie di novità che vi abbiamo spiegato durante questo lungo viaggio attraverso lo sviluppo della nuova Panigale V4. Parlando di frenata, sicuramente il telaio front frame a rigidezza laterale ridotta dà grande feeling con il freno in mano a moto piegata al pilota. Il tutto coadiuvato dall'elettronica, il Race ECBS, che andrà a stabilizzare la moto e a far chiudere la linea in maniera più agevole nella fase di ingresso. A centro curva questo vantaggio sarà generato da tutto il comparto ciclistico. Nuovo telaio front frame, forcellone e sospensioni che permettono al pilota di percorrere più velocemente la curva e di chiudere meglio la linea. In accelerazione il protagonista è sicuramente l'Hollow Symmetrical Swing Arm, che assieme ai controlli coadiuvati dal Ducati Vehicle Observer fanno sì che il pilota riesca a trasmettere molta più coppia in uscita di curva e a fidarsi sempre di più dei controlli, andando a ridurre il tempo necessario in tutte le uscite di curva. La nuova Panigale V4 è una vera meraviglia ingegnerizzata. Incomincerà ad arrivare dai concessionari europei a partire da settembre, poi via via al resto del mondo. È disponibile nella versione ovviamente Panigale V4 e anche nella versione S, impreziosita dalle sospensioni Öhlins, dai cerchi forgiati, la batteria al litio e dal parafango di colore nero. Ovviamente abbiamo pensato a tutto il necessario per poterla sfruttare a pieno in pista. Oltre agli scarichi racing, per la prima volta abbiamo realizzato un set di pedane racing senza compromessi. C'è poi la carena con la vasca, i convogliatori dell'aria per l'impianto frenante anteriore, una sella racing e non poteva mancare la frizione a secco. Inoltre, per chi usa la moto principalmente su strada, abbiamo realizzato un set di accessori elettronici mai visti prima su una Panigale. Sulla nuova Panigale V4 infatti sarà disponibile il navigatore turn by turn, il cruise control e anche il controllo della pressione dei pneumatici.
Oltre agli accessori non poteva mancare l'abbigliamento e ovviamente per questa nuova moto abbiamo realizzato nuove tute e nuovi caschi. La stagione delle Ducati World Premiere è appena iniziata. Ci rivediamo a settembre con la prossima novità.